Buongiorno a tutti, trofeo Jelasi Tuned Aleno, back to back. Settimana scorsa eravamo al My Candy, come avrete appena visto perché il video del My Candy sarà uscito prima di questo, gara un disastro. Vediamo in questa gara di rifarci, speriamo, il livello è molto alto, quindi sarà dura, ma ci proviamo. Ebbene sì, siamo a un altro trofeo che di semplice trofeo ha ben poco. È un evento a tutti gli effetti, basta vedere quanti sono i piloti presenti. In totale 100 tra tutte le categorie, di cui una cinquantina nella nostra. Si respira un'atmosfera speciale, molto simile alle NS che abbiamo fatto sul finire dello scorso anno, sia guardando i box per quanto sono popolati e quasi sold out, sia per quanto riguarda il livello della gara, che è di livello europeo, e non ultimo perché ci sarà anche una regia con diretta streaming, telecronaca e interviste che portano il tutto a uno step che mi auguro diventi lo standard tra qualche tempo per qualsiasi gara. Questo sarà un video particolare perché la gara ve la mostrerò come sempre dal mio punto di vista, ma essendoci stata in contemporanea anche la diretta video con telecronaca, mixerò anche il commento e le immagini dalla regia. È stata la gara più combattuta, intensa e incerta fino all'ultimo secondo che io ricordi di aver fatto, senza mai un attimo di respiro. Vi garantisco che dopo non ci sarà tempo, quindi approfittatene adesso per cliccare il tasto qua sotto, iscrivervi al canale, siamo all'orizzonte del traguardo dei 2000 iscritti, e lasciate anche un like che non fa mai male. Va bene? Sì. Un cappotto? No, assolutamente no. È molto facile, perché da me è molto pochissimo. Incredibilmente non si capotta. Va bene che è una gara monogomma, quindi senza additivi, ma comunque non potendo tornire con gomme nuove siamo molto alti di diametri, parliamo di 76-69. Meglio dai, un problema in meno. Non si può prendere un po'? Che un po' si vede questo curvone. Non ho capito. Entra. Vediamo. No, 120 massimo. Non gira niente, la macchina è facilissima, è su un binario ma non gira. La barra è quella più morbida, dovrebbe curvare ancora di più. Se usiamo gli ammortizzatori più duri, ma non può essere qua. Sì, probabilmente sì. Ho staccato questo. Allora per la prima controllata lasciamo così. Vi faccio notare meglio il problema. Vedete quel pezzo nero che tocco? È il supporto degli ammortizzatori. Ecco, gli ammortizzatori sono attaccati al supporto che a sua volta tramite due viti deve stare fissato alla macchina. Nel nostro caso, probabilmente per distrazione nel montaggio a casa, le viti che fissano il supporto alla macchina non erano strette e quindi si muoveva tutto. Cioè gli ammortizzatori non stavano nella loro posizione ma andavano in giro praticamente. Impossibile quindi fare valutazioni sul setup, questo problema ha falsato tutto, per questo decido di non modificare niente. Il motore non va. Sei fissato. Cambia dopo il curvone, mi cambia tutto. Lo facciamo cambiare prima dopo. Guarda, qua lì cambia, va. Fate attenzione, è davvero difficile farlo notare in video, ma guardate la mia macchina come dopo il fermo immagine sembra mettere il turbo. Ecco, quello è il momento in cui entra la seconda marcia e il motore inizia ad allungare. Il problema è che dovrebbe farlo dove ho segnato la linea verde, prima di mettersi nel curvone e non alla linea rossa quando ormai si è sul rettilineo. Praticamente il mio motore stalla per tutto il curvone in prima marcia. A me pare un problema di carburazione, mi sembra che al momento della cambiata il motore quasi si ingrassi, ma dalla temperatura siamo già al limite, a 120 gradi.
Forse ha ragione mio papà, è solo da sistemare il cambio. Prove controllate terminate, siamo 24esimi, quindi siamo nella terza manche, va benissimo così. Allora, come avrete già visto, comunque nella prima manche molto male, eravamo 28esimi, il motore rispetto alle prove libere di stamattina si è ingrassato tanto, sul curvone cambiava tardissimo, lì secondo me ci lasciavo almeno 2 o 3 decimi. Infatti l'abbiamo sistemato nella seconda controllata, è andata molto meglio, 24esimi. Per darvi un'idea, Lamberto Collari è 20esimo, a 1 decimo sui 3 giri consecutivi, cioè quindi tutti vicinissimi, livello spaventoso, basta migliorare di 1 decimo per guadagnare magari 5-6 posizioni. Siamo dove mi aspettavo sinceramente, intorno alla 20esima, tra la 20-30esima posizione, e adesso vediamo pomeriggio con le qualifiche come va. Comunque, anche dopo aver fissato il supporto ammortizzatori svitato, per me manca sterzo. Quindi proviamo a passare da olio 600 a 900 davanti per cercare più inserimento. Dobbiamo cambiare anche le molle. E proviamo anche a sostituire le molle. Comunque sì, è strana la macchina. Con tutto considerato, ma abbiamo fatto terzi, è andata di lusso. Nelle qualifiche vi dico già che non succede nulla di particolarmente interessante da mostrarvi. In Q1 chiudo terzo nella mia manche facendo una buona qualifica. La macchina è ok, non siamo completamente fuori strada come spesso ci è successo, ma continua a non essere veramente a posto come vorrei. In Q2 faccio la mia miglior qualifica, miglioro di 2 secondi la prestazione che avevo fatto in Q1 e in classifica generale siamo 22esimi. Sono davvero soddisfatto perché ho spinto veramente al massimo di quello che potevo fare e nonostante questo ho fatto una manche pulita senza sbavature. Dato che 2 manche buone a questo punto le ho, siamo onestamente nella posizione che ci compete e non ho margine per fare tanto di meglio. Proviamo una modifica alla convergenza posteriore e vediamo nella Q3 se sarà meglio o peggio. Male che vada verrà presa come manche di scarto. Detto fatto, la modifica non mi è piaciuta, la macchina era peggiorata, quindi non ho preso rischi, l'ho portata a termine ma sapendo che non avrebbe migliorato la nostra posizione in classifica generale. Buongiorno a tutti, domenica, giornata di finali. Abbiamo chiuso ieri 25esimi e secondo me è un risultato onesto, buono, era quello che mi aspettavo prima di partire e arrivare qua onestamente, perché comunque la prospettiva cambia, nel senso dire 25esimo su 55 piloti di questo livello per me è un buon risultato. Dire che siamo in finale D sembra quasi brutto, siamo i primi della finale D, però il risultato è sempre quello, 25esimi siamo. E quindi adesso ci giocheremo il bump up, sarà una finale da 20 minuti, sarà molto dura perché siamo tutti vicini come tempi. È la prima volta che mi capita di fare una finale con tanti amici, ci sono secondo posto Forgnoli con cui mi sono giocato la gara fino all'ultima curva a Cuneo l'anno scorso, c'è la Terra con cui mi sono giocato la gara fino all'ultimo giro a mezzo l'anno scorso, c'è Poliseno, un altro mio amico. Sarà dura. Allora, il piano di gara ovviamente è, partendo con il numero 1, l'ideale sarebbe riuscire a partire bene, andare via, prendere margine e poi gestire. Però le gare purtroppo sono sempre imprevedibili, può succedere di tutto. Se qualcosa non andrà secondo i piani dovremo improvvisare. L'importante è chiudere nei primi 2. Finire primo o secondo cambia assolutamente niente, l'importante è andare nei primi 2 per fare il bump up. Speriamo vada tutto bene, incrociamo le dita. Vi faccio uno spoiler, questa finale sarà durissima. L'anno scorso avete visto 2 gare dove il risultato è stato incerto fino al traguardo, ma durante la finale ci sono stati momenti dove avevo più o meno margine sugli altri. Oggi non succederà. Saranno dall'inizio alla fine 20 minuti continui ad alta tensione. Prendete da bere adesso perché non ci sarà tempo durante la gara, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Si parte. Eccoci collegati amici di Modellismo RC in occasione del Jelasi Cup edizione 2025. In questa fase troviamo Ali Prandi Massimo, seguito da Peraccio, poi Forgnoli, La Terra, Scaglioni, Menghinella, Grani, Barocco, Poliseno e Proietti Diego. Andiamo a seguire la gara.
9, 8, 7, 6, 5, 4, Ottimo, nessun problema in partenza, ho tenuto la testa. Vedo che dietro lo spagnolo Peraccio con la macchina bianca e verde ha subito passato Forgnoli, che era in P2, e temevo come avversario più pericoloso. Quindi bene, bene, adesso cerchiamo di scappare via. La macchina con gomme nuove alte va gestita con un po' di delicatezza, quindi comunque non mi prendo rischi adesso, aspettiamo qualche minuto che si abbassino un po'. Subito primo colpo di scena, Forgnoli che stava tentando di riprendere la posizione su Peraccio, se lo trova davanti molto lento in uscita dal tornante, lo tampona e capotta. Ricorda molto un episodio che successe anche a me alcuni anni fa. Io ero la macchina tamponata davanti e non l'ha presi affatto bene. Chi di voi ha buona memoria capirà a cosa mi riferisco. Comunque la loro lotta va a mio vantaggio, ho preso un altro po' di margine. Ah, Forgnoli è proprio spento, vedete in basso? Gara già compromessa per lui. Buono per me però, un pretendente al bump up in meno. Questa fase dura 20 minuti e i primi due piloti classificati passeranno alla fase successiva. Aliprandi è partito dalla casella, dalla mattonella numero 1. Wood mi ha detto ieri che ha avuto qualche problema nelle batterie di qualifica e quindi deve riuscire a dominare o almeno entrare nelle prime due posizioni per il passaggio del turno. Sta conducendo finora in maniera ottimale, il suo macchinino mi sembra veramente ben messo per terra. Anche se dietro di lui non stanno assolutamente a guardare e faranno di tutto per insediargli la posizione. Adesso guarda che te lo fa Gianni, No, mi stavano mettendo la macchina addosso. Cioè, praticamente me l'ha messa, ma per fortuna solo appoggiata leggermente sopra. Gianni, riesci a dirmi come siamo messi, quanto ho sul secondo? Non capisco come può essere davanti Menginella. Non lo so, io tuttora non l'ho capito. Sono entrato in box primo che avevo 6 secondi e mezzo di vantaggio e quando sono uscito sono passato dietro di lui a 2 di distacco. Considerando che un giro di pista sono 14 secondi, ho perso 8 secondi e mezzo, cioè più di mezza pista. Ok che c'è stato l'intoppo in corsia box,
Ok, Gianni, non sarà stato un fulmine, ma non abbiamo perso 8 secondi e mezzo, è impossibile. Boh. Mattia, stacchiamo qua nella parte centrale la giallona di Aliprandi che è tallonato dalla numero 6 di Scaglione Michele. Bella lotta anche qua. Aliprandi la giallona, mentre la meno gialla è quella a giallo flu per Aliprandi, giallo normale per Scaglioni. Si deve difendere con le unghie e con i denti, un doppiato in mezzo, Aliprandi respira un po'. Siamo a 11 minuti al termine, praticamente metà gara. Menghinella non so cosa gli sia successo, forse problemi, è scivolato indietro e sono tornato in P1, sempre con Scaglioni in P2 che mi tallona un secondo, come potete vedere a sinistra sul monitor dei tempi. Lui rientra al box sempre un giro prima di me, ora è rientrato. Vediamo dopo questo giro ai box se riusciamo a prendere un po' di margine. Direi di no, gli sono uscito davanti ma a pelo, mi è attaccato, guardate ora, solo 3 decimi. Aliprandi e Scaglioni, di nuovo in lotta fra di loro, uno dietro l'altra, separati da nulla. Guardate come va via in questa fase Massimo, ne ha veramente un po' di più. Al momento. Sì, intanto si è alzato veramente un forte vento qua in quel di Leno. È stato un motore sulla cambiata, sballa tutto l'olino. Non si nota, credo, ma è aumentato tanto il vento e forse ha cambiato qualcosa nella carburazione, perché mi si è ripresentato il problema che avevo avuto nelle controllate, cioè tra prima e seconda il motore non è più fluido e quindi devo ritarare tutte le traiettorie e le staccate. Giallona, gialla e verde bianca rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. Incollati. Attenzione perché Peracio ha rimontato, è in P3 a 1 secondo e mezzo, quindi i giochi per il bump up sono ancora tutti aperti. Sbagliare è vietato, ma non posso neanche abbassare il ritmo e gestire. Il terzo quanto è? Ho sulle spalle una pressione clamorosa, è logorante la cosa. Inizio a pensare anche a un piano B nel caso perdessi la prima posizione. Ci prova Scaglioni, ci prova. Però Massimo credo che ne abbia un po' nelle dita e quando lo vede arrivare troppo sotto dà quel colpo di reni e gli fa guadagnare qualche metro. La numero 6 di Scaglioni entra mentre Aliprandi rimane fuori. Siamo all'ultimo rifornimento, poi resterà solo uno splash and go da fare, è fondamentale non sbagliarlo e uscire ancora davanti. Box per Aliprandi, vediamo dove uscirà. A fuoco sulla corsia, il babbo, pistola di rifornimento rapido, pieno, via fuori, guarda, correttamente, esci, bravissimo. È un po' lentino questo rifornimento e adesso sono incollati. Al limite, completamente al limite, ma sono ancora davanti. Eh sì, ancora. Avevo un secondo di vantaggio in pista che si è annullato ai box e nuovamente adesso sento il fiato sul collo. L'unica cosa positiva è che Peracio ha perso leggermente terreno, è sempre P3 ma staccato a 2 secondi. Quando
si sente il fiato sul collo. Massimo riesce a dare quel colpo di reni, ne ha sicuramente qualcosa in più e che riesce a sfruttare in queste situazioni fra virgolette di emergenza. Basterebbe, ma neanche un errore, una leggera sbavatura, un lungo, una sbandata per vanificare tutto. Non c'è più comunicazione radio con i box, solo silenzio e concentrazione totale. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti, la sofferenza non è ancora finita. Massimo in questo momento è veramente un computer, non sta sbagliando nulla. Pilota fra l'altro youtuber molto seguito sui suoi canali, molto tecnico, fa sicuramente dei bellissimi video, forse uno dei più competenti se non il più competente nel settore pista. Sto marcando Scaglioni. Sì, vabbè, anche se il secondo fa bene lo stesso. Quando manca 3 minuti li facciamo rientrare. Veraccio sta dando tutto per agguantare almeno la P2 e fare il bump up, infatti ha recuperato tanto. Adesso io ho 5 decimi sul secondo che a sua volta ha 5 decimi sul terzo. Siamo 3 in un solo secondo e manca l'ultimo rifornimento. Sì, perché abbiamo rifornito a 6 minuti, quindi non arriveremo in fondo. Serve fare non un pieno ma un piccolo rabbocco comunque. Tutte le volte che sono entrato ai box in questa gara il piccolo margine che avevo l'ho perso, quindi servirà un miracolo. Scaglioni è rientrato in questo giro, ok. Adesso devo dare l'anima per provare a guadagnare quei centesimi che potrebbero fare la differenza. Ricordiamo che Aliprandi rifornirà il giro dopo rispetto ai primi, quando mancano 3 minuti e 20, 1 o 2 giri dopo. Aiuto, raga! No, questo no. Sto per avere un infarto. Guardate la macchina arancio come esce dai box. Ma per quanti centimetri non mi ha preso? Posso accettare di perdere, ma così no, sarei impazzito. Mamma mia, che rischio. Devi rientrare. Mancano 3 minuti, Questi 18 minuti perfetti non saranno serviti a nulla se sbagliamo adesso. Ci siamo, è il momento della verità. Box per tutti e due. Dai Gianni, fai il miracolo, fammi uscire da questa corsia davanti, dai. Mamma mia, momenti gliela mette davanti. Più rapido Emanuele rispetto al meccanico di Aliprandi, il babbo. E adesso sono tutti lì. Grandissimo Massimo. Qua ci vogliono i nervi saldissimi. Qua un errore compromette tutto. In cabina di telecronaca ridono, ma qua c'è poco da ridere. San Gianni mi ha fatto uscire davanti, ma siamo tornati un trenino a 3 compatto. Ultimi 2 minuti ancora in apnea. Il terzo Scaglioni ha un leggero distacco, ma Peraccio mi è completamente addosso. Spero abbia la testa di ragionare e pensare che così va bene a entrambi. Non ha nessun senso che si prenda rischi per prendermi e provare a passarmi a tutti i costi. Ma ci manca poco, Questa semplice frase di incoraggiamento è come acqua nel deserto, mi fa capire che ci siamo quasi, non devo mollare adesso. Sta riprendendo un po' di margine Massimo, perché come dicevo prima magari ne ha qualcosa sotto il pollice che nei momenti opportuni riesce a tirare fuori. Quello che è dietro è il secondo, Va giusto. Non è la mia testa a parlare, ma è il mio istinto. Voglio silenzio radio.
Niente deve distrarmi perché adesso per il mio cervello non esiste più nulla. Ci sono solo io, la macchina e lo stillicidio del cronometro che sembra non voler mai arrivare a zero. Sì, 30 secondi, mancano solo gli ultimi 2 giri, dai. Perascio mi sta facendo una pressione gigantesca, ma quei 3 decimi mi permettono di essere relativamente al sicuro da un attacco. Mamma mia che staccata ha fatto, ci ha voluto provare. Per un miracolo non ci siamo toccati, ma ora non importa, questo è l'ultimo giro. Ah, siamo passati al limite sul transponder, non sono sicuro sia finita. Bravo Massi. Good job. Massimo Liprandi qua con noi, una gara veramente maiuscola, questa è una fase veramente maiuscola, una finale veramente vinta con manico, assolutamente. Grazie, è stata durissima perché per tutta la finale ho avuto il secondo sempre dietro a pochi secondi che mi pressavano, non riuscivo mai a fare gap. Sono stato calmo, ho fatto il passo e l'abbiamo portata a casa, che era l'importante alla fine nei primi 2 per il bump up. I complimenti da tutti noi, adesso vai a sistemare la macchina per la fase successiva, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Grazie. Bravo Massimo, Massimo Liprandi. Finale terminata, purtroppo brutte notizie. Appena ho finito i controlli mi hanno chiamato e quando ti chiamano i controlli non è mai un buon segnale. Purtroppo ci hanno squalificato. Eravamo di un cc sopra la capacità massima del serbatoio anche dopo aver fatto più prove. Purtroppo il regolamento è questo. Poi adesso abbiamo scoperto che col serbatoio Infinity ci hanno detto tutti che va messo un inserto per farlo essere a regola, noi non lo sapevamo e quindi siamo fuori. Peccato perché ci eravamo guadagnati l'accesso alla C con una gara pazzesca secondo me, cioè io non ho mai fatto una gara del genere con 20 minuti sotto pressione col secondo e il terzo lì attaccati, ho avuto una tenuta mentale strepitosa secondo me, la macchina non era perfetta ma ho stretto i denti, da dietro arrivavano, si avvicinavano, riuscivo a prendere un po' di gap ma non riuscivo a scappare via del tutto, ma ho tenuto duro, l'ho portata a casa, la finale sul campo l'ho vinta, poi vabbè le regole sono regole, giusto così, se ero fuori dal regolamento squalifica e peccato. Purtroppo non è uno scherzo, è tutto vero. E il motivo della squalifica più precisamente è questo. Vedete sul fondo del serbatoio quel foro? Ecco, lì avremmo dovuto avvitare uno di questi inserti, pesi, spacer, chiamateli come volete insomma, che occupando volume tolgono spazio alla miscela e quindi rendono il serbatoio a regola, così come lo vedete ora. Il nostro risultava 126 cc, mentre da regolamento può contenerne massimo 125. Chiaramente quel cc in più non ci ha dato nessun vantaggio, non è che abbiamo fatto un rifornimento meno degli altri, ma la regola è quella, quindi è giusto così. A me fa più strano che Infinity venda un serbatoio che non è a norma, io per essere a regola devo metterci un optional, cioè io mi aspetto il contrario da ignorante, che se compro una cosa sia ok. Però è anche vero che ormai il mondo gira al contrario, quindi non mi stupisco più di niente. Comunque, la legge non ammette ignoranza, la squalifica è sacrosanta. Per dovere di cronaca, anche il pilota che ha vinto la finale B montava il serbatoio Infinity e anche lui è stato squalificato per il nostro stesso identico problema. A me spiace, ma davvero fino a un certo punto, perché la soddisfazione di aver fatto, credo, la mia finale di più alto livello di sempre supera ampiamente la delusione. Fare 20 minuti costantemente sotto attacco con 2 macchine a un secondo di distanza generano una pressione enorme e credo di aver fatto mentalmente un capolavoro, non facendo mai neanche una sbavatura.
Quindi sì, a prescindere dal risultato sulla carta, a noi resta la vittoria in pista e quella ce la siamo più che meritata. Quindi a me non resta che salutarvi e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!